mia, che brutta giornata. E fa pure freddo. Allora sapete che cosa faccio oggi? Faccio una grandissima pasta e patate. E allora ci vediamo, ingredienti e ricetta. E come al solito durante il video vi darò qualche consiglio e ci vediamo dopo, ok? A dopo. Oh, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, cliccate quel quadratino rosso lì sotto e anche la campanella, così verrete avvisati quando tirerò fuori le nuove ricette. Dai, ci vediamo il video dopo. E cominciamo a tritare la cipolla, la carota, il sedano e tagliamo le patate, ma mettetele in acqua altrimenti si anneriscono. In una casseruola ampia mettiamo l'olio, le verdure tritate e uno spicchio d'aglio intero, il guanciale e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Togliamo l'aglio, così avrà lasciato solo il suo profumo, e mettiamo le patate e facciamole soffriggere per circa 10 minuti. Ora mettiamo l'acqua calda fino a coprire tutto. Allora, a questo punto, per rendere ancora più ricco il sapore della pasta e patate, se l'avete, metteteci anche una crosta di parmigiano o di grana, quello che volete. Mi raccomando, la buccia esterna la grattate e poi la mettete dentro. Sentirete che il profumo sarà fantastico. Io purtroppo a questo gusto dovrò rinunciarci oggi perché mi sono dimenticato di comprarla. E metteteci anche un rametto di rosmarino che si sposa bene con le patate e fate cuocere per circa 15-20 minuti. Allora, un'altra cosa importante, avete visto come l'ho tagliate io le patate? Molto piccole, perché così faranno prima a cuocersi, quindi a scelta vostra, se le volete tagliare più grandi allora ci vorrà un pochino più di tempo, altrimenti così un quarto d'ora massimo dovrebbero essere già pronte. Per controllare la cottura delle patate provate a schiacciarle. Quindi togliete il rametto di rosmarino e il guanciale. Mettete la pasta e continuate per il tempo della sua cottura. Regolate di sale. Due minuti prima della cottura della pasta spengete il fuoco, mettete il parmigiano, il pepe e lasciate riposare. Guardate com'è diventata bella cremosa, fantastica! Impiattate un poco di pepe, un filo d'olio e gustatevi questa delizia. Buon appetito! Bene, eccoci qui. Allora, voglio intanto precisare una cosa. Come avete visto, questa è una ricetta che non prevede la provola. Io già che ci sarà qualcuno che dirà ma ci potevi mettere la provola eccetera, ma quella è la ricetta napoletana che la prevede ed è buonissima, io l'ho già mangiata altre volte. Quella che ho fatto io è quella romana, anzi per essere più precisi è quella di mia madre. Infatti qui per me è una forte nostalgia, tra parentesi è l'unica minestra in cui io accetto gli spaghetti spezzati, ma è più per un fatto di rimembranza, di ricordi, che non è un piacere vero e proprio. Detto questo, io spero che la ricetta vi sia piaciuta, come al solito vi do appuntamento al prossimo video, ricordatevi di iscrivervi e io vi auguro una buonissima giornata. Se state vedendo questo perché l'imbecille del sottoscritto si è bruciato i polpastrelli pulendo il piano di cottura.
ecco qua. Che volete fare? Ciao!